Allora, vi presento la dottoressa Giacosa, il suo intervento si intitola Neuroinfiammazione intestinale e il legame tra emozioni e apparato digerente. Prego, dottoressa. Grazie. Buongiorno a tutti. Oggi anch'io vi porto un po' una relazione frutto di curiosità, perché essendo anch'io innamorata come il dottor Zaccagna dell'intestino e lavorando sull'intestino da più di 20 anni ormai, ho iniziato a notare delle cose e quindi ho iniziato a farmi delle domande e oggi così vi condivido alcune riflessioni. Come vado avanti? Ok. E quindi noi abbiamo proprio delle voci da dentro. Spesso si parla della connessione emozioni e cervello, ma meno conosciuta è proprio la connessione cervello-intestino, quindi questa voce da dentro che può influenzare direttamente le nostre emozioni, le nostre percezioni. Questi cambiamenti intestinali nei confronti della funzione cerebrale sono molto più facilmente comprensibili se li andiamo a considerare nel contesto dell'interocezione. Cos'è l'interocezione? L'interocezione è la percezione delle condizioni fisiologiche del corpo, quindi diventa la rappresentazione dello stato interno nel contesto dell'attività di tutti i giorni. L'interocezione, cioè come noi percepiamo dall'interno, è strettamente associata alla consapevolezza emotiva e anche alle azioni che possiamo compiere per regolare lo stato interno. I segnali interocettivi che cosa sono? Sono sensazioni come dolore, temperatura, prurito, solletico, tocco sensuale, tensione muscolare, fame d'aria, disagio all'addome, mal di pancia, e queste sensazioni non rimangono localizzate, ma vengono trasmesse direttamente attraverso il nostro sistema nervoso, attraverso le afferenze vagali, direttamente al cervello e vengono integrate per fornire un senso delle condizioni fisiologiche del corpo. E quindi i cambiamenti nella sensazione viscerale possono direttamente influenzare la nostra percezione la percezione anche di se stessi, ma anche l'interpretazione degli input che provengono dall'esterno. E questo ha portato a suggerire che segnali interocettivi alterati possono influenzare il nostro atteggiamento nei confronti del mondo esterno e i cambiamenti patologici in questi input sensoriali che provengono dalle nostre viscere, dalle nostre voci interne, possono aumentare il rischio di disturbi comportamentali e affettivi. Pensate, per esempio, questa è una frase che riporto spesso, pensare e amare è sempre possibile, ma una colica addominale può smorzare i pensieri del più grande filosofo o le passioni del più grande amatore. E questo è un esempio di interocezione, perché quando noi non siamo a posto col nostro interno, nelle nostre percezioni, fatichiamo anche nelle nostre facoltà cognitive. E quindi cerchiamo di fare un po' alcuni passaggi. Perché questi segnali che provengono dall'interno, soprattutto dalla nostra pancia, sono così importanti? Noi pensiamo che nell'evoluzione l'intestino è presente in una forma primitiva nei metazoi. Quindi abbiamo questo organismo primitivo che è semplicemente composto da una bocca e da un ano con alcuni neuroni sparsi con cui lui testa l'ambiente esterno. Non ha un cervello riconoscibile, ma questa bocca con queste vibrisse, con questi neuroni, quindi è semplicemente un canale alimentare. E visto che nella filogenesi le strutture vengono mantenute, noi possiamo dire che i primi organismi erano semplicemente costituiti da un tubo enterico. Su questo si è successivamente poi sviluppato il sistema cerebrale e questo sistema primitivo, questo sistema enterico, ha preservato la sua autonomia, di modo che potesse occuparsi autonomamente dei processi digestivi, mentre l'organismo faceva altro. Man mano che si sviluppavano le funzioni superiori, quindi la vita sociale, lo studio, il gioco, le relazioni interpersonali, noi non ci rendiamo conto del funzionamento del nostro intestino, è automatico. E questa caratteristica è stata preservata nel corso dell'evoluzione fino a noi.
Quindi il sistema nervoso intestinale ha un suo proprio sistema nervoso intrinseco che media i riflessi in assenza di input dal cervello o dal midollo. Possiamo dire che, ecco, lo dico dopo, e guardando anche l'embriologia, noi analizzando lo sviluppo dei nostri cervelli durante la gestazione riflette esattamente la sequenza evoluzionistica. Quindi si forma in primis la placca neurale, che poi si arrotola e diventa tubo neurale, che successivamente formerà il midollo e il cervello. Ma nel punto in cui i bordi della placca neurale si uniscono a formare il tubo, si forma una evaginazione, che è la cresta neurale, che va a generare il cervello enterico, il cervello intestinale. E quindi prima che il tubo neurale si allunghi e si arrotoli a formare l'encefalo, il cervello enterico, il cervello intestinale in realtà ha già iniziato a formarsi e a popolare la regione viscerale. E questo gruppo di cellule, che viene anche considerato come il quarto folletto embrionale, è interessante perché queste cellule migrano lungo il tubo neurale e di seguito lungo i somiti per differenziarsi in diversi tipi di cellule che danno luogo a cellule del sistema nervoso periferico, le leptomeningi, ai melanociti della cute, alle cellule cromafini dei paragangli e della midollare del surrene. E queste cellule migrano nell'intestino e formano i gangli enterici. Sempre durante lo sviluppo del tubo neurale si forma un'altra evaginazione che diventerà il sistema vagale e questo formerà il plesso cardiaco e dà luogo all'innervazione del cuore. Quindi dal punto di vista evoluzionistico e embriologico, anche qui il cervello enterico si forma per primo. Ma non finisce qui, perché alla quinta settimana inizia l'organogenesi e si formano cuore e stomaco e iniziano a svilupparsi gli apparati sensoriali e poi le strutture da cui poi deriverà il sistema nervoso. In questo momento il cuore inizia a battere e dalla sesta settimana, quindi verso il 34esimo giorno, il battito è regolare e registrabile. Quindi concludiamo e osserviamo che il cuore alla nascita è del tutto formato, il cervello si deve ancora sviluppare, l'intestino è anatomicamente già formato, ma non è ancora sviluppato funzionalmente, si svilupperà in un successivo momento e lo sviluppo funzionale dell'intestino andrà di pari passo con lo sviluppo cerebrale. Noi ormai sappiamo che il cervello veramente nasce dall'intestino ed è guidato nella sua evoluzione dai cambiamenti nell'intestino, da quello che è anche il microbiota intestinale e qui abbiamo tantissimi studi, io qui ne ho riportati alcuni, di come il microbiota sia importante nello sviluppo, nella funzione e anche nei disordini del sistema nervoso centrale, quindi ovviamente anche nel comportamento. Questi due poli, quindi cervello e intestino, sono collegati tramite diverse vie, quindi abbiamo visto importantissima la via endocrina, di cui ci ha illustrato alcuni tratti il dottor Zaccagna, la via immunitaria e la via neuronale. E appunto queste cellule enterocromafini che sono molto importanti e che hanno una protrusione citoplasmatica che viene chiamata neuropode, quindi proprio come una manina che fa una diretta connessione con le terminazioni vagali. E si è visto addirittura che se noi effettuiamo una vagotomia, molti dei metaboliti prodotti a livello intestinale non sono in grado di raggiungere il cervello. Quindi questa connessione cellula enteroendocrina intestinale che crea direttamente quel sistema vagale fa sì che queste sostanze possano essere trasportate a livello cerebrale. Ma non abbiamo solo le cellule enterocromafini che producono sostanze che possono influenzare direttamente il sistema nervoso, ma anche direttamente metaboliti prodotti da batteri, anche pezzi di batteri, pensiamo al lipopolisaccaride oppure pensiamo al polisaccaride alfa, che vanno a influenzare direttamente la nostra funzione cerebrale. E poi anche
cosa interessante, ecco, un altro tipo di connessione, oltre a quelli citati, tra intestino e cervello è la connessione lungo l'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, quindi l'asse HPA, l'asse dello stress. E ad esempio noi sappiamo che questo asse ha un ruolo importante nei bambini autistici e nella neuroinfiammazione, in cui i livelli periferici di cortisolo risultano più alti, legati proprio alla iperattivazione di questo asse. E in questi pazienti vi è una diminuzione delle attività sociali e un aumento dell'attività neuronale dopo lo stress sociale. Quindi dopo uno stress abbiamo un rallentamento di alcune funzioni cognitive e sociali che sono entrambi correlati direttamente a livelli anormali di corticosteroidi, suggerendo che l'interazione fra il microbiota intestinale e l'asse dello stress possa svolgere un ruolo importante nei comportamenti sociali. Noi sappiamo che il microbiota può essere influenzato da tantissimi aspetti, sia genetici sia epigenetici. I genetici sono forse meno influenzabili di quelli epigenetici, ma sappiamo che l'epigenetica influenza la genetica, quindi possiamo fare tanto. E arriviamo a quello che è il sistema nervoso enterico. Quindi il sistema nervoso enterico è composto da circa 100 milioni di neuroni. Questi neuroni sono connessi direttamente, anche direttamente al sistema nervoso centrale attraverso cosa? Attraverso il sistema del nervo vago, attraverso il sistema nervoso autonomo. Abbiamo a livello del sistema enterico un sistema che è autonomo, come vi dicevo, proprio dovuto anche alla nostra filogenesi, alla nostra evoluzione, quindi questo sistema che fa da sé e che è raggruppato fondamentalmente in due plessi, il plesso mioenterico, che è quello che è deputato di più al controllo della peristasi, e il plesso di Auerbach, che è quello che è deputato più che altro alla funzione secretiva. E questo sistema intestino-cervello in realtà è sarebbe meglio definirlo asse intestino-microbiota-cervello, ed è un sistema di comunicazione neuromorale che integra le varie funzioni cerebrali e gastrointestinali, ma non solo, perché questo sistema contribuisce all'omeostasi di vari sistemi, incluse anche funzioni ovviamente gastrointestinali, l'appetito e il controllo del peso. Questo ve l'ho già detto, ma la cosa interessante è che a livello intestinale abbiamo 100 milioni più o meno di neuroni, ma le fibre pregangliari sono circa 2000, quindi sono un numero esiguo rispetto alla quantità neuronale presente a livello intestinale. E quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il cervello ragiona da sé, è un anarchico, lavora sganciato dal sistema nervoso centrale. E questo anche vuol dire che le afferenze che dall'intestino salgono a livello cerebrale sono molto maggiori rispetto a quelle che dal cervello arrivano al sistema nervoso enterico. Quindi in realtà chi la comanda è il sistema nervoso enterico, proprio anche solo per la quantità di input. Ma abbiamo visto che nel sistema a livello intestinale abbiamo un'ampissima produzione ormonale, quindi a livello intestinale c'è un vero e proprio sistema endocrino, ma non solo, abbiamo circa il 70% del sistema immunitario. A livello del tratto gastroenterico abbiamo la maggior distribuzione del MALT, che è il tessuto linfatico associato alle mucose, che costituisce la maggior parte della nostra immunità, l'immunità innata, l'immunità feroce, quella che poi influenza la nostra immunità successiva, e che abbiamo visto che ha un ruolo importantissimo proprio anche nello sviluppo di importanti patologie, non solo neurologiche, ma anche neurodegenerative, ma anche autoimmuni, ma anche allergiche, ma anche oncologiche. Sappiamo che comunque una disbiosi intestinale è alla base di, possiamo dire, tutte le patologie più importanti. E quindi la nostra pancia ha un ruolo importantissimo nella regolazione psiconeuroendocrino immunologica. È qui che si gioca il tutto. E
Un'altra cosa importante è che noi attraverso il nostro intestino, attraverso il nostro microbiota, possiamo andare a introiettare l'esterno. Cioè, che cosa vuol dire? Adesso non mi dilungherò, ma l'esposoma, cioè tutto quello che dall'esterno entra in contatto con noi andiamo a metabolizzarlo e trasformarlo attraverso il nostro microbiota. Quindi diventa proprio un centro di elaborazione dati attraverso diverse modalità, su cui non mi soffermo perché insomma vorrei dirvi tante cose, vorrei passare alcuni concetti. Quindi gli aspetti epigenetici di metabolizzazione microbiotica rappresentano più del 90% anche della formazione dei neurotrasmettitori. Noi sappiamo che il microbiota produce direttamente neurotrasmettitori e anche indirettamente, e produce metaboliti, che anche questo è un ruolo importantissimo nella neurotrasmissione. E quindi quando andiamo a parlare di pensieri, emozioni, ricordiamoci che con tutta questa produzione di neurotrasmettitori, da dove arrivano queste emozioni? Arrivano dal nostro cervello? No, arrivano dalla nostra pancia, dal nostro microbiota, che permette l'organizzazione straordinaria e l'integrazione straordinaria di tutto questo pool, di tutto ciò che noi siamo, della nostra identità. E il nostro microbiota ci permette anche di evolvere, perché è la parte più trasformabile, più malleabile che vive dentro di noi, quella che ci permette di adattarci giorno per giorno a tutte quelle che sono le influenze esterne. E noi sappiamo che, questo è uno studio recentissimo di agosto 2024, che in tante patologie c'è un'alterazione di questo microbiota. Questo è uno studio che studia direttamente il microbiota dei bambini autistici, anche se diciamo che i modelli microbici specifici associati a questa patologia non sono ancora completamente ben identificati, anche perché non è così facile studiare questo organo all'interno di noi. Un'altra cosa anche su cui poi dopo torno è che ad esempio il BDNF è una proteina che appartiene alla famiglia dei fattori di crescita nervosa ed è anche questa prodotta dal microbiota intestinale, e questa sostanza ha un ruolo chiave sia nel sito presinaptico sia nel sito postsinaptico, e livelli anomali di BDNF sono stati osservati in una vasta gamma di malattie neurologiche, tra cui la schizofrenia, la depressione, l'autismo e anche altre patologie, e quindi ha un effetto neuroprotettivo. Tutto questo per arrivare, per darvi degli altri input all'apnei. Che cos'è l'apnei? È la scienza che studia le connessioni fra la nostra psiche, il nostro sistema neurologico, il nostro sistema endocrino, il nostro sistema immunitario. E con l'apnei viene a profilarsi un modello di ricerca di interpretazione della salute interessantissimo, non solo della salute ma anche della malattia, che vede l'organismo umano come una unità strutturata e interconnessa, dove i vari sistemi si parlano, si integrano in continuazione. E alla luce dell'apnei mi sento di dire che forse l'intestino è proprio il principale organo apnei, perché abbiamo visto che nell'intestino abbiamo funzioni neurologiche, funzioni endocrine, funzioni immunitarie, e quindi non possiamo pensare di non avere funzioni psichiche all'interno della nostra pancia, proprio per questo pool di sostanze. E quindi e possiamo anche leggere l'apnei. Quindi non è la psiche che influenza la cascata di sistemi sotto, quindi non è solo la psiche che influenza il sistema nervoso, il sistema endocrino, il sistema immunitario, ma io dico sempre, noi possiamo passare dalla mente per influenzare il corpo, ma possiamo fare il processo inverso, quindi immuno, endocrino, neurologico, psichico. Quindi possiamo passare dal corpo, lavorando sulla biochimica del corpo, modificando la biochimica del corpo, possiamo influenzare la nostra psiche, i nostri pensieri, i nostri comportamenti. Ecco, in particolare il sistema nervoso enterico aiuta a fissare i ricordi legati alle emozioni. Può esso stesso soffrire di stress e di nevrosi, può inviare segnali di malessere, può aiutare anche a fissare i ricordi legati al cibo.
Noi magari stiamo mangiando una roba che ci piace, ci succede una roba e cavolo, a quel momento, quando mangiamo quella roba non stiamo bene. Cioè, l'intolleranza. Sì, l'intolleranza, ma magari anche una memoria emotiva, una memoria psicologica. Perché l'intestino è proprio la sede proprio delle decisioni viscerali, quelle spontanee, il nostro inconscio, è proprio quel sentire di pancia, il nostro istinto, che è slegato anche un po' dal nostro controllo più razionale. E adesso voglio parlare anche di un altro organo che abbiamo accennato durante la filogenesi, che è il cuore. Il cuore, perché voglio parlarvi del cuore? Per alcuni motivi, perché il cuore genera il più ampio campo elettromagnetico del corpo e ha un proprio cervello separato dagli altri, ma interattivo con tutti gli altri. In questo campo elettromagnetico vengono registrati anche tutti i pensieri e tutte le nostre azioni. È un po' come, sì, un registratore un po' più allargato. E questo, c'è un istituto molto interessante americano, l'HeartMate, che studia proprio queste cose. E la componente magnetica del campo del cuore è all'incirca 5.000 volte più potente di quella prodotta dal cervello, non è impedita dai tessuti e può essere misurata anche a distanza del corpo con uno strumento specifico. E questa energia, questo campo elettromagnetico, non solo è trasmessa internamente al cervello di sopra e al cervello di sotto, ma anche attorno a noi. E poi quando dite, oggi ho buttato quello, non mi piace tanto, così a pelle, e magari proprio l'interazione di questi campi. Cosa interessante è che il cuore comunica quindi con il cervello, ma in realtà con tutto il corpo in diversi modi, quindi attraverso il sistema nervoso, attraverso il sistema endocrino, attraverso un sistema biofisico, attraverso la pulsazione e attraverso un sistema elettromagnetico, quindi il campo elettromagnetico. Questo asse cervello-cuore rappresenta un altro esempio di crosstalk e di integrazione fra vari sistemi fisiologici e costituisce uno dei principali assi di reciproca comunicazione su cui si costruisce l'interazione fra psiche, cervello e corpo, un'interazione che rende ogni individuo unitario e unico. E degli studi di psicofisiologia e di neuroimaging hanno dimostrato che gli stati emotivi, le attività cognitive e le situazioni di stress psicologico si accompagnano a importanti funzioni della funzione cardiaca, mediate da chi? Sempre dal sistema nervoso autonomo, dal sistema neurovegetativo. E quindi hanno iniziato un po' a studiare queste cose. Però non è che la comunicazione è unidirezionale, ma è bidirezionale. Quindi le afferenze interocettive provenienti dal sistema cardiovascolare portano a loro volta informazioni a livello del sistema nervoso centrale, che sono capaci di influenzare non solo le attività riflesse di controllo viscerale omostatico, ma anche i processi sensoriali, affettivo-emozionali, cognitivi, la costruzione del sé corporeo. Quindi di nuovo interocezione. Segnali che provengono dall'interno del nostro corpo possono influenzare atteggiamenti, comportamenti, percezioni, stati emotivi. E quindi abbiamo anche qui un brain-heart axis, ma abbiamo anche un heart-brain axis. Sappiamo anche che il BDNF sempre più sta avendo importanza proprio anche per quanto riguarda patologie cardiovascolari, e quindi, ma questo l'ho già visto nell'intestino e poi l'ho visto nel cervello, adesso lo vedo nel cuore, ma guarda un po' questi sistemi che si parlano. Quindi il cuore corrisponde ai segnali inviati dal cervello. Meno noti sono i messaggi che dal cuore vanno al cervello, e anche qui sono maggiori rispetto a quelle che dal cervello arrivano al cuore. Quindi pensate alle implicazioni di questo. Quindi, ad esempio, durante lo stress e le emozioni negative abbiamo un ritmo cardiaco irregolare e disordinato, e il tipo di segnali che viaggiano dal cuore al cervello
a loro volta influenzano le nostre funzioni cognitive, quindi quando noi siamo spaventati o in preda da un'emozione che non riusciamo a gestire è difficile ragionare, è difficile fare degli esercizi cognitivi, mantenere la padronanza di sé. Interocezione. Ma noi sappiamo anche che l'intestino non ha solo un asse intestino-cervello, ma abbiamo assi organi intestino, tra cui abbiamo anche asse intestino-cuore, ma abbiamo anche asse cuore-intestino e poi sappiamo che l'intestino comunica col cervello anche attraverso l'infiammazione cronica di basso grado, l'infiammazione sistemica. E insomma, è un gran casino. Sono degli spunti per così riflettere sul fatto che noi abbiamo tanti strumenti. Abbiamo l'alimentazione, certo, abbiamo l'integrazione, certo, ma abbiamo anche altre cose. Tutte queste afferenze che dall'interno arrivano al sistema nervoso centrale e vanno a influenzare, anche a modificare comportamenti, emozioni, interazioni con l'altro, vengono tutte veicolate dal sistema nervoso autonomo. E un'altra modalità per agire su questi sistemi magari è proprio cercare di andare ad agire sul sistema nervoso autonomo, quindi cercare di bilanciarlo. E qui io sono curiosa, farei tutto, cioè vedo questo, che bello, voglio studiare, e quindi studiando altre cose ho scoperto la coerenza cardiaca. La coerenza cardiaca è anche questa studiata dall'istituto Ormet, lavora direttamente sul sistema nervoso autonomo e si è visto che durante l'inspirazione la frequenza cardiaca aumenta perché viene attivata dal sistema ortosimpatico, mentre in fase espiratoria il battito cardiaco diminuisce perché si attiva il sistema parasimpatico. E quindi hanno iniziato a così studiare un po' questa cosa e hanno visto che se noi facciamo delle respirazioni della stessa durata in inspirazione e in espirazione, andiamo ad agire su questo sistema nervoso e andiamo a bilanciare il simpatico col parasimpatico. Wow, fantastico, ma non è solo questo il modo, è uno dei modi. Noi abbiamo la possibilità di lavorare su questo in tantissimi modi. E la variabilità cardiaca può essere influenzata da tantissime cose, dallo stress, dall'ansia, dalla depressione, da uno stile di vita disequilibrato in maniera disequilibrata, e possiamo invece favorirla attraverso il rilassamento, l'attività fisica, un'alimentazione sana, uno stile di vita sano, un sonno, anche pratiche di meditazione ricreative e poi, come dicevo, la respirazione. E quindi quando noi andiamo a lavorare su questo sistema, sul sistema nervoso autonomo, noi su cosa lavoriamo? Anche sull'intestino. Possiamo portare calma attraverso input nervosi che sono in connessione direttamente con le nostre strutture, con le nostre cellule endocrine, intestinali. E quindi abbiamo tante armi per poter agire. E io sono sempre dell'idea che più armi abbiamo a disposizione sulle patologie complesse, adesso non dico la patologia acuta, cioè il problema acuto è facile, cioè non ha già in sé instaurato dei circoli viziosi che determinano una cronicità. Nella cronicità sono tanti gli aspetti, allora su più aspetti riusciamo ad agire e a indagare, e più riusciamo a rompere i circuiti. E di armi ne abbiamo tantissime, vabbè. Quindi attraverso la respirazione lavoriamo sul nervo vago, quindi sistema nervoso autonomo, sistema nervoso centrale, quindi cuore, intestino, cervello e bla bla. Ci sono degli studi che hanno visto che abbiamo anche un altro sistema molto importante
che anche questo è in connessione con, diretto con l'asse HPA, quindi con l'asse dello stress, che è il sistema endocannabinoide, che è il nostro 12° sistema fisiologico di regolazione, che agisce su tanti aspetti della motivazione, la termoregolazione, la risposta allo stress, al metabolismo, l'appetito, l'umore, il dolore, l'energia, sensazioni, infiammazioni. Abbiamo visto che ci sono degli studi che dimostrano che aumentando i livelli nel sangue di lipopolisaccaride aumenta la produzione di endocannabinoidi endogeni, proprio per andare a spegnere questa infiammazione determinata da lipopolisaccaride. E durante con l'aumento della permeabilità intestinale aumenta anche la produzione di questi endocannabinoidi, perché anche qui c'è un altro asse importantissimo, poco studiato, ancora poco conosciuto, che è proprio l'asse anche intestino-endocannabinoidi. E l'uno influenza l'altro. E il sistema endocannabinoide può direttamente controllare anche, come dicevo prima, la permeabilità intestinale e l'infiammazione a livello intestinale, anche agendo a livello delle giunzioni serrate. E poi abbiamo un altro, ecco, come dicevo prima, il sistema endocannabinoide regola l'attivazione basale circadiale dell'asse dello stress, dell'asse HPA. Quindi lo stress cronico causa una downregolazione o una perdita di endocannabinoidi, attivando l'asse dello stress, la risposta dell'asse dello stress, quindi ansia, e viene indotto attraverso questa alterazione anche un'iperalgesia viscerale che coinvolge proprio regioni specifiche, cambiamenti specifici nei recettori endovaniloidi e endocannabinoidi. E quindi ad esempio l'utilizzo, perché ad esempio viene utilizzata la PEA, ad esempio su problemi di neuroinfiammazione e nei bambini con autismo, perché andiamo ad agire su questi meccanismi. E un'altra cosa, ecco, anche qui c'è un altro asse importante anche che viene coinvolto nell'asse intestino-cervello, che è l'autofagia. Quindi abbiamo visto che anche l'autofagia, quindi la restrizione calorica, il digiuno intermittente, queste pratiche, ma anche alcune diete particolari, hanno un effetto diretto sulla composizione proprio del microbiota intestinale e sui livelli di infiammazione interna e sull'infiammazione sistemica di basso grado. E anche una funzione di regolazione a livello di barriera intestinale. Altra arma che abbiamo per l'azione di questi sistemi è l'attività fisica. Noi sappiamo che appunto c'è anche un asse intestino muscolo, per esempio. E ad esempio è dimostrato il ruolo dell'esercizio fisico nella prevenzione ma anche nel trattamento della depressione. Mi sembra che di questi giorni sia stato provato che proprio i medici possono prescrivere un certo tipo di attività fisica proprio in alcune patologie, ma lo sappiamo anche semplicemente per l'azione che l'attività fisica ha anche sulla funzionalità del mitocondrio. Dottoressa, 2 minuti. Velocissimo, Vai. la carrellata della fine, quindi tirando le somme abbiamo un sacco di armi che possiamo usare, quindi la nutrizione in primis sicuramente, quindi la dieta e la nutrizione influenzano l'ansia, influenzano il microbiota intestinale, influenzano il nostro sistema nervoso centrale e non solo, in particolare alcuni composti utili, ma non sono solamente questi, gli omega 3, la vitamina D, la B12, la B6, perché molta importanza ha anche tutto il ciclo della metilazione in queste problematiche, quindi controllo dell'omocisteina, lo zinco, il selenio, il magnesio, il rame, il ferro, l'utilizzo di probiotici, anche qui quali e anche magari quando, magari ecco se c'è una SIBO magari devo fare altro prima. La curcuma,
la curcumina, la vitamina D, e evitare assolutamente alcuni cibi che ormai sappiamo tutti essere profondamente dannosi, cancerogeni, eccetera, eccetera. Vado veloce: supportare il sistema endocannabinoide attraverso la dieta, attraverso l'esercizio fisico, la gestione dello stress e anche, ecco, sviluppare la nostra resilienza. Cos'è la resilienza? È la capacità di gestire gli stressor, la capacità di un sistema di mantenere un suo equilibrio, che viene mantenuto anche nel disequilibrio. Quindi perché a volte è difficile da una cronicità uscire? Perché hanno resilienza. Quindi è quello che vi dicevo prima, cercare di agire su più fronti, perché la patologia, il disequilibrio in realtà è un equilibrio che il corpo cerca di avere. E quindi possiamo utilizzare anche tecniche corpo-mente, possiamo utilizzare tecniche di respirazione, di meditazione, di biohacking, lo sport. Possiamo usare la stimolazione vagale, ci sono degli apparecchi ormai commercializzati, senza magari usare gli apparecchi, anche semplicemente utilizzando la respirazione oppure l'acqua fredda. Insomma, ci sono anche tecniche più facili senza andare a spendere delle cifre importanti. Possiamo usare l'ozonoterapia. Oggi ci sarà una relazione sull'ozonoterapia. L'ozonoterapia è un altro dei miei grandi amori, oltre l'intestino e l'idrocolon, perché lavora sullo stress ossidativo. Noi sappiamo che lo stress ossidativo è correlato e si autoinfluenza in un circolo vizioso, non virtuoso, ma vizioso, con l'infiammazione. Quindi l'infiammazione alimenta lo stress ossidativo, che alimenta l'infiammazione cronica. Ecco, attraverso l'ozonoterapia noi andiamo direttamente ad agire sull'NFKB, andando ad attivare l'NRF2, che diciamo possiamo dire l'antagonista del cattivo NFKB, che comunque viene antagonizzato anche attraverso alcuni cibi, in primis ad esempio la curcumina, visto che oggi c'è anche qui il mio grande professore di oncologia integrata, e con la curcumina loro erano già avanti tanti anni fa. E poi ovviamente lavorando sulla disbiosi, perché anche la disbiosi attiva le vie dell'NFKB con la trascrizione di geni proinfiammatori, e sulla disbiosi possiamo agire in tanti modi, con l'alimentazione, con l'integrazione, ma anche ad esempio con l'idrocolonterapia, di cui io e il dottor Zaccagna e Cristina siamo dei grandissimi fans e in tempi non sospetti vedevamo già delle cose interessanti quando facciamo l'idrocolonterapia, perché andiamo ad agire su tante cose con l'idrocolonterapia, non solo sulla motilità del colon, non solo andiamo a portare via, diciamo, schifezze dall'intestino, ma andiamo ad agire direttamente su che cosa? Sul sistema nervoso autonomo, sul sistema nervoso enterico. È una terapia cioè, per me è proprio una terapia nervosa l'idrocolonterapia. Per Grazie questa sua importante dottoressa, azione sul vago. ci saluta con vi un'ultima saluto. arma. No, basta, finito, ce l'ho fatta. E quindi occorre sempre più saper guardare al paziente, cercare di capire quali possono essere le strategie che possiamo utilizzare senza perdere di vista la sua unicità e la complessità del nostro corpo, non focalizzarci su quella roba lì. Questo è quello che un po' volevo passarvi, perché la patologia acuta, come vi dicevo, ha un senso trattare in un modo, la patologia complessa deve essere trattata in maniera diversa, perché il corpo cerca sempre di mantenere un suo equilibrio che è sempre dinamico. E con questo vi ringrazio, grazie a tutti. Grazie alla dottoressa Giacosa con questa carrellata di armi, e sicuramente ne beneficeremo tutti quanti. Quello che accomuna la dottoressa Giacosa e il dottor Zaccagna, benché di generazioni diverse, è questa curiosità di cui parlava la dottoressa Zaccagna, che porta fondamentalmente ad approfondire tante tematiche che poi accomuna tutti i medici di Panciando. Allora, prima della pausa caffè vogliamo ringraziare un altro dei nostri sponsor, Mi Piace, che commercializza prodotti della Emico. Si tratta di integratori naturali che favoriscono insomma la prevenzione per tutta la famiglia. Devo dire è uno ottimo ausilio di cui si servono un po' tutti i medici della nostra rete. Quindi grazie a Mi Piace.